Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Indovinate un po', benvenuti anche a un nuovo appuntamento della serie 15 Days of Christmas. Sigla! Non so voi, io però adoro realizzare degli ornamenti per l'albero di Natale fatti a mano. Negli anni ne ho creati tantissimi di vario genere, trovate i tutorial nelle serie natalizie degli anni precedenti. Per il video di oggi ho pensato di condividere un progetto semplice per un ornamento in carta, però davvero molto carino, eccolo qui. Sembra più complicato di quello che è, perché si tratta appunto di un ornamento, diciamo stile alveare, che si apre in modo molto particolare, quasi un origami. Come scoprirete molto presto, se continuerete a guardare questo video, in realtà si tratta di un progetto abbastanza semplice, vi serviranno pochi materiali, un po' di attenzione e anche voi otterrete il vostro ornamento in carta, proprio come il mio. Se questa idea vi piace, ovviamente dovete continuare a guardare il mio tutorial ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno per questo progetto. Il cartamodello stampato su cartoncino leggero colorato, della colla a caldo, delle forbici, del cordino, vi servirà inoltre anche del nastro in tinta. Partiamo dai fogli di cartoncino leggero, sul retro dei quali avremo stampato il cartamodello con la forma della decorazione. Vi serviranno almeno 3 fogli di 3 colori diversi per un totale di 18 forme. Possiamo ora procedere ritagliando tutte le parti in questo modo. Disponiamo le forme per colore e pieghiamole tutte al centro in senso verticale, proprio come vedete. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Possiamo ora procedere con l'assemblaggio. Prendiamo la prima forma e stendiamo della colla a caldo all'interno, nella parte alta e subito sotto, in questo modo. Dopodiché richiudiamo la forma su se stessa. Adesso prendiamo una forma di colore diverso che andremo ad incollare sulla prima. In questo caso la colla va applicata in alto, poco più in basso e a lato sul fondo, come vi sto mostrando. Procediamo poi sovrapponendo la nuova forma facendola coincidere con la prima. Molto bene. Ora ripetiamo lo stesso procedimento dell'inizio, stendendo la colla all'interno nella parte alta e subito sotto, in questo modo. E richiudiamo la forma proprio come abbiamo fatto prima. Procediamo alternando la colla sempre nello stesso modo, in alto, poco più in basso e a lato sul fondo quando uniamo 2 forme. E nella parte alta e subito sotto all'interno.
volta arrivati alla fine stringiamo bene in modo da far aderire la colla a fondo e iniziamo ad aprire delicatamente la nostra decorazione. Ora prendiamo il cordino e creiamo un gancio in questo modo. Dopodiché incolliamolo all'interno con la colla a caldo. Possiamo ora richiudere la decorazione stendendo la colla a caldo prima nella parte bassa in questo modo poi al centro ed in alto nelle stesse posizioni utilizzate in precedenza per unire due forme diverse. Se qualche sezione dovesse aprirsi, vi basterà reincollare le parti in seguito. A questo punto allarghiamo gentilmente le pieghe e inseriamo una goccia di colla a caldo sul fondo per fissare il tutto. Ottimo! Adesso come ultimo dettaglio prendiamo un nastro in tinta e creiamo un fiocco proprio come vedete. Dopodiché incolliamolo in cima alla decorazione utilizzando la colla a caldo. E voilà, la decorazione in carta è pronta! Ed ecco qui il nostro ornamento in carta pronto per essere appeso all'albero di Natale, oppure se volete potete realizzarne degli altri e poi utilizzarli come decorazioni per la casa, magari appendendoli ad altezze diverse per creare una sorta di motivo. Chiaramente potete scegliere i cartoncini nei colori che preferite e che meglio si abbinano o al vostro albero oppure alla decorazione di casa vostra, e come avete visto un progetto non eccessivamente complicato, ma il risultato è veramente molto carino. Se questa idea vi è piaciuta, io vi invito come sempre a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Vi ricordo che sul blog troverete altre immagini dell'ornamento finito insieme alla lista dei materiali necessari, compreso il template che potete scaricare gratuitamente. Il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i che comparirà sulla mia testa. Che altro? Beh, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se volete potete cliccare sull'icona della campana che si trova proprio di fianco al pulsante iscriviti, in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ed essere sicuri di non perdervene davvero nessuno. Per oggi non c'è altro. Io e l'ornamento in carta Honeycomb vi salutiamo, un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo appuntamento della serie. Ciao!